bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Il nuovo progetto di oggi è una maxi pochette con delle mattonelle a spirale. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio quello che ci servirà per poterla realizzare. Ed oggi, per questa nostra maxi pochette a spirale, andiamo ad utilizzare il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. Vi lascio anche un codice sconto di 5 euro, sia per acquistare il cordino Indalux, ma per tutto ciò che trovate appunto andando a guardare sulla loro pagina. Il quantitativo esatto ve lo dirò a fine video. Ed è un tipo di tutorial che ci serve quando magari ci rimangono, abbiamo fatto dei lavori, ci rimangono 50 grammi, 100 grammi per colore, non sappiamo cosa fare e appunto creando questo tipo di mattonelli e queste borse colorate riusciamo appunto a riutilizzarli. Ci serviranno inoltre 2 calamite per chiudere la pochette, un ago tirafettucce per tutte le cuciture che poi vi farò vedere e per quanto riguarda l'uncinetto io andrò a utilizzare il 3,5, ma potete anche utilizzare il 4 e il 4,5 perché con l'Indalux appunto sono questi gli uncinetti che possono andare veramente bene. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione di queste mattonelle a spirale. Quindi ricordiamoci sempre qual è il primo colore che utilizziamo perché poi dobbiamo a rotazione ripartire sempre dal primo colore e vi spiego. Io come primo colore ho scelto il fucsia e vado a realizzare quindi un cerchio magico. Quindi faccio in questa maniera e lo vado a chiudere con una catenella così. Io qua già mi sono preparata gli altri colori. Adesso all'interno di questo cerchietto che vado un po' a stringere dobbiamo eseguire un punto basso, una mezza maglia alta e 2 punti alti, quindi 1 e 2. Poi allunghiamo un po' l'asola e andiamo a prendere il secondo colore. Prendiamo il secondo colore, facciamo un cappiettino, così, e ci andiamo a inserire subito dopo il primo colore. Quindi ci inseriamo, chiudiamo con una maglia bassissima, così ci siamo agganciate, e di nuovo realizziamo punto basso, mezza maglia alta, io man mano stringo, e 2 punti alti, quindi gli stessi di prima. Allunghiamo sempre l'asola, prendiamo il terzo colore, sempre cappietto, e a seguire dell'ultimo colore che abbiamo eseguito al solito punto bassissimo per agganciarci, così. Poi facciamo una maglia bassa, quindi lo stesso che abbiamo fatto per gli altri colori, poi una mezza maglia alta, 2 punti alti e anche questo colore è terminato. Adesso quindi allunghiamo l'asola, prendiamo l'ultimo colore, quindi sarà il viola nel mio caso, quindi non ha importanza che colori scegliete, ma ricordatevi sempre qual è il primo con cui avete iniziato. Cappietto, ci facciamo spazio e rifacciamo quello che abbiamo fatto con gli altri 3 colori, quindi ci agganciamo con un punto bassissimo, quindi punto basso, ci sono un po' tanti fili, ma con un po' di attenzione ci può riuscire. Mezza maglia alta e 2 punti alti. E così abbiamo finito la prima sequenza, quindi il primo giro. Poi noi piano piano ci andiamo a tirare questo filo che poi chiudiamo per bene dopo alla fine, così cerchiamo di stringere
il nostro cerchio iniziale. Quindi, e questo è il primo giro. Adesso ricominciamo dal primo colore, che nel mio caso è il fucsia, riprendo il punto e vedete qui ci sono queste 4 maglie. L'ultima non si deve lavorare perché poi si lavorerà dopo, quindi vedete questi 3 punti. Facciamo in questa maniera: sul primo andiamo ad eseguire 2 punti alti, scusate, in costa, mi ero dimenticata questo piccolo particolare, che dal secondo giro in poi andiamo a lavorare in costa, anche perché così il disegno a spirale sarà ancora più evidente. Quindi non tutte e 2 le asole, ma vedete solo quella esterna. Sul secondo punto, sempre in costa, facciamo un singolo punto alto e poi sull'ultimo, quindi prima dell'ultimo punto, andiamo a fare nuovamente 2 maglie alte nello stesso punto. Così. Allunghiamo un po' e continuando andiamo col secondo giro, quindi riprendiamo questo punto, abbiamo di nuovo qua i 3, vedete questi 3 punti che andiamo a lavorare, e nuovamente 2 maglie alte sul primo punto, sempre in costa, una maglia alta singola nel secondo punto e nuovamente su quest'ultimo 2 maglie alte nello stesso punto. E abbiamo finito anche col secondo colore. Nel terzo facciamo la stessa cosa, quindi riprendiamo l'asola e quindi facciamo la stessa cosa qui, quindi questi man mano li allontaniamo, quindi 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte nel punto seguente. E siamo arrivati dobbiamo eseguire l'ultimo, quindi prendiamo il viola, qui ci sono più punti perché qua abbiamo già iniziato, quindi cosa facciamo? Nuovamente 2 maglie alte sul primo, una singola sul secondo e 2 su quello seguente ancora. E così vedete già si comincia a formare la nostra spirale e questo sarà il nostro giro completato. Ritorniamo sul fucsia, quindi andiamo a continuare. Adesso avremo più punti, ovviamente, quindi questa la dobbiamo escludere perché quella ci serve poi per proseguire. Quindi vedete che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 punti. Quindi sul primo sempre dobbiamo fare 2 punti alti nello stesso punto. Nei successivi 3 ne facciamo 3 maglie alte singole, mi raccomando sempre in costa, e nell'ultimo, quindi in questo, prima di quello che poi dobbiamo lavorare, 2 maglie alte nella stessa maglia, quindi da adesso in poi il primo e l'ultimo saranno aumenti, mentre al centro semplicemente singoli. Poi lasciamo il fucsia, riprendiamo il secondo colore e facciamo la stessa cosa, doppio, singolo e doppio. Stessa cosa sul viola e stessa cosa sul fucsia. Infatti poi qui andremo a completare questo giro, per cui vi lascio proseguire da sole e ci rivediamo per fare insieme il terzo giro. Siamo quasi alla fine del giro, ve lo faccio rivedere, anche perché non confondetevi se qua vedete più punti, ma è logico perché questo è il primo e quindi è il primo a partire. Quindi un punto alto, anzi scusate, 2 punti alti sul primo punto, poi 3 singoli nei prossimi 3, quindi 1, 2 e 3, e uno doppio nell'ultimo,
e abbiamo finito anche questo giro. Vedete che già si vede la nostra spirale e poi basta controllare che tutti questi punti siano tutti uguali, quindi bisogna sempre contare e ricordatevi sempre che il primo e l'ultimo sono raddoppiati. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro della nostra piastrella, quindi il primo punto, come vi ho detto, sul primo punto andranno 2 punti alti, poi 5 nei singoli nelle prossime 5 maglie, quindi 1, 2, quindi il motivo è sempre quello, andiamo ad aumentare ovviamente, 3, 4 e 5. Ovviamente dobbiamo lavorare con 4 fili in contemporanea, ma ripeto, con un po' di attenzione ci riusciamo. Poi se noi spostiamo appunto questa solina, vedete, rimane l'ultimo dove andranno 2 punti alti nello stesso punto. Quindi 1 e 2. Allunghiamo. Vi faccio vedere anche questo, quindi ci sistemiamo la nostra asola e andiamo a fare la stessa cosa, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 5 nei prossimi appunto 5 punti, quindi singoli, quindi 3, 4 e 5. E una maglia alta, 2 maglie alte nella stessa maglia successiva, come al solito, per finire. Quindi fate la stessa cosa qui e ci rivediamo per vedere come fare l'ultimo giro. Ed eccola qui quasi completata, vedete, quindi ho stretto al massimo qui il foro, quindi abbiamo completato con quest'ultimo giro sul viola. Adesso dobbiamo finire, quindi riprendiamo con il fucsia e dobbiamo fare dei piccoli punti per poter completare la mattonella e farla appunto diventare leggermente quadrata. Quindi cosa facciamo? Una volta che abbiamo finito tutti i giri, ricominciamo dal fucsia e sul primo andiamo a fare nuovamente un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, poi facciamo una maglia alta singola, una mezza maglia alta, un punto basso ed un punto bassissimo. E quindi questo colore è terminato. Prendiamo la forbice, lasciamo poco di filo per poi girarcelo sul retro e quindi sfiliamo e poi vi faccio vedere come chiuderlo. Andiamo in quello seguente, quindi nuovamente 2 punti alti, maglia singola, sempre alta, mezza maglia alta, scusate, mezza maglia alta, punto basso e punto bassissimo e tagliamo il filo e facciamo così adesso anche nei restanti colori. Quindi facciamo la stessa cosa qui e ci rivediamo, vi faccio vedere come creare il contorno. Ed ecco la nostra mattonellina a spirale quasi completa. Adesso per farla diventare ancora più quadrata e poi per essere anche più agevole la cucitura, io prendo il blu, che è quello con cui farò contorno e cuciture, quindi faccio un cappiettino, mi inserisco in uno dei lati, non più in costa, quindi punto pieno, mi aggancio con un punto basso e proseguo, quindi faccio il contorno tutto di punti bassi e vi dico dove dover andare a creare l'angolo, quindi dove fare il punto basso con catenelle e punto basso nello stesso punto. Se vedete qui sotto, qui ci sono 2 gruppi e 2 gruppi di punti alti nello stesso punto. Andiamo all'estremità, quindi l'ultimo dei 4 punti, e in questo punto
andiamo a fare un punto basso, una catenella e un punto basso, in maniera tale che così creiamo appunto l'angolo. Poi proseguiamo sempre con punti bassi in questa maniera, quindi qua facciamo l'ultimo. Poi qui, anche per chiudere il filo, prendiamo le due asole qui, in questa maniera andiamo a fare il punto basso e si ricomincia sempre con i punti bassi, sempre a contorno, quindi andiamo a contornare. Poi vi ricordo che sull'ultima delle 4 maglie andiamo a fare l'angolo, la stessa cosa lo facciamo qui e lo facciamo anche qui e poi chiudiamo qui con asola di chiusura. Quindi completiamo anche questo passaggio e vi farò vedere l'asola di chiusura. Completato quindi quasi tutto il giro, vedete, abbiamo creato gli angoli, così l'abbiamo fatta diventare ancora più quadrata. Quindi una volta che io sono arrivata a questo punto, ho tagliato il filo, lo sfilo, vado sul primo punto basso che ho realizzato, mi inserisco in questa maniera con l'uncinetto e faccio passare il filo sotto. Poi vado sull'ultimo punto eseguito, mi inserisco a metà, vedete, e faccio passare tra questa metà il nostro filo e vedete che così abbiamo ricreato l'asola di chiusura, così non si vede più dove inizia e finisce il nostro lavoro. E poi il filo ce l'andiamo a nascondere tra le maglie, quindi poi nascondiamo anche tutti quelli sul retro ed ecco fatto. Adesso vi lascio proseguire da sole, dovete realizzare 12 mattonelle e ci rivediamo per vedere insieme come creare le cuciture. Eseguite quindi tutte e 12 le mattonelline. Allora, io già un pannello l'ho completato, quindi oltre a creare le cuciture che adesso vi mostro, ho creato anche 2 giri di contorno. Io già qui ho iniziato, io prima cucio questi 2 lati e poi vado da questa parte. Le cuciture vanno fatte dal retro, io ho già iniziato, mi sono agganciata qui con un nodino, mi metto a lavorare in questa maniera. Quindi, continuando, io cosa faccio? Asolina esterna e poi vi spiego perché. Così continuiamo la lavorazione in costa con questa cucitura. Quindi semplicissima, costa esterna con costa esterna. Qui togliamo il nostro segnale e si continua. I punti sono uguali perché le mattonelle sono tutte uguali, quindi anche facilmente, vedete, trovare il punto. Quindi il risultato deve essere questo qui, in maniera tale che noi continuiamo la lavorazione in costa. Quindi continuiamo sempre dal retro le cuciture, finiamo di cucire questo lato, cuciamo da questa parte e poi andiamo a creare dei semplici 2 giri di punto basso, sempre in costa. Quindi se vi fa piacere, io l'ho fatto in costa, quindi prendendo soltanto l'asolina esterna, esattamente come abbiamo fatto la mattonella, solo lavorata in costa, quindi e negli angoli al solito, quindi in queste 4 estremità dove sotto abbiamo la catenella, sulla catenella andremo a fare punto basso, catenella e punto basso sia sul primo che sul secondo giro. Quindi poi ci rivediamo per vedere insieme come assemblare i 2 pannelli. Completati i 2 pannelli, quindi completi di giro di contorno doppio perché ne abbiamo fatti 2 in costa, quindi prendendo solo l'asolina esterna, eccoli qua, io già li ho attaccati, li ho agganciati assieme perché dobbiamo procedere alla cucitura. Quindi qua c'è il primo e qua c'è il secondo. Anziché cucirli tutti e 2 direttamente dal dritto, io per creare sempre questo effetto bombato li cucio al contrario, quindi li metto dalla parte del rovescio, mi sono già agganciata qui con un nodino, mi sono creato un bel po' di filo e allora io cosa faccio? Rispetto a queste mattonelline che ho cucito con l'asola esterna, io questa cucitura che andrò a creare su 3 lati vado a prendere, quindi partendo dalla catenella dell'angolo, tutte e 4 le asole
quindi non solamente 2 come ho fatto con la cucitura delle mattonelle, ma vedete tutte e 4. Mi inserisco e mi raccomando tiriamo per bene. Andiamo in quello accanto, vedete 2 asoline, quindi tutte e 4, e tiro. Vado da questa parte a prendere le altre 4 e faccio così e proseguo, quindi con tutti i punti che troviamo. Quindi mi raccomando, così la cucitura verrà ben salda, quindi tirando per bene, prendendo appunto tutte le asole. E questo lo facciamo fino a qui e ci rivediamo non appena la pochette è completamente cucita. Ho finito di cucire sui 3 lati la nostra pochette, l'ho rigirata quindi al contrario. Questo è l'effetto del laterale cucito come avevo detto. Adesso dobbiamo effettuare gli ultimi giri sempre in costa a punto basso ma creando delle diminuzioni, quindi io ogni 5 punti andrò a creare una diminuzione, quindi vado in un punto qualunque, sempre in costa, visto che questi sono stati fatti in costa, quindi nell'asola esterna mi aggancio con un punto basso e procedo, quindi ogni 5 giri, cioè scusate, ogni 5 maglie andrò a realizzare una diminuzione. Quindi questo è il quinto e io la vado a realizzare così. Prendo l'asola, faccio passare il filo, ma non chiudo il punto basso, rientro nel punto seguente, prendo il filo e li chiudo tutte e 2 e così ho creato una diminuzione. Vado avanti per altri 5 punti, quindi 2, 3, 4 e 5 e faccio la stessa cosa, quindi entro in un'asola, scusate, così si vede meglio, entro in quella successiva e li chiudo entrambi insieme. Proseguo, quindi altri 5 punti, 4 e 5 e nuovamente andrò a creare un'altra diminuzione. E continuo, così andiamo a creare appunto quella forma che avete visto in anteprima. Quindi facciamo in questa maniera 2 giri con diminuzioni, un giro senza diminuzioni e un giro appunto bassissimo. Quindi ci rivediamo non appena la pochette è completa. Eccola qui la nostra maxi pochette a spirale completa. Ho fatto un'unica variante che non vi ho mostrato in video, e cioè ho fatto un'ulteriore mattonella, quindi oltre quelle che vi ho fatto vedere ne ho ricreato un'altra identica, quindi con lo stesso procedimento, e come chiusura ho deciso di, anziché mettere la calamita che chiudeva qui o 2, ho deciso di creare quest'ulteriore mattonella e cucire la calamita in questa maniera, vedete, per poter chiudere la pochette in maniera diversa e anche più carina. Non vi ho mostrato il passaggio della cucitura, ma è veramente molto semplice, quindi sempre con ago tirafettuccia e il blu, il cordino blu, ho creato, quindi l'ho poggiata in questa maniera sempre a triangolo e ho creato questa cucitura, quindi veramente molto semplice. In ogni caso, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, voi mi raccomando scrivetemi. Se vi fa piacere iscrivetevi anche sul mio canale e attivando la campanella ogni qualvolta vado a pubblicare un nuovo progetto sarete avvisate con una notifica. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi dove veramente troverete tantissimo, oltre il cordino in deluxe che vi ho mostrato oggi, c'è veramente tantissimo per dare sfogo alla nostra fantasia e vi lascio anche il codice sconto che servirà sia per acquistare il cordino in deluxe o qualunque altra cosa troverete sulla loro pagina, quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.